Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti. Che oggi è qui con noi. Carlo, siamo appena tornati dal funerale di Silvio Berlusconi, ti chiedo ovviamente le emozioni di questo momento così toccante. Sì, ce lo aspettavamo così, la piazza affollata di gente che si è affezionata a Silvio Berlusconi, che si è affezionata al suo modo di fare, si è affezionata al suo modo di sorridere. Berlusconi, da coloro che sono stati che l'hanno amato, è stato veramente tanto amato, quindi ci aspettavamo una piazza così. È arrivato il feretro, dietro i figli e la moglie, e quindi poi siamo stati in piazza, ma prima ancora abbiamo visto attori, abbiamo visto uomini politici, abbiamo visto tutti i suoi collaboratori di Mediaset, i collaboratori suoi di Publitalia. Insomma, tutto il mondo di Silvio Berlusconi era oggi a Piazza Duomo. Eh sì. Carlo, ma torniamo al mercato, che in questi giorni senza partite è la cosa più importante, come ogni estate. Ieri Gianluca Di Marzio ha parlato di un contro per Chukwueze. Tu credi che questo giocatore abbia chance di arrivare? Allora, diciamo così, non so in questo momento quante chance abbia. Mi sbilancerei a dire che in questo momento non abbia chance, perché mi sembrerebbe strano che il Milan partisse da un acquisto cash. Questo è il mio pensiero. Mi aspetto eventualmente Nelson, mi auguro Marcus Thuram, mi auguro Kamada, perché sono giocatori a parametro zero. Sì. E allora questa dovrebbe essere il primo passo di questa campagna di rafforzamento, che si parta con un giocatore extracomunitario, pagandolo, perché signori, Chukwueze non è che sia un giocatore da 10-15, è un giocatore da 25-35-40 che vorrebbe Real Madrid. Ecco perché c'è stato sicuramente l'incontro. Mi sorprenderebbe, ma sarei felice di sbagliarmi, che si partisse con questo Chukwueze. Ma hai parlato prima di Kamada, che prima, insomma, del licenziamento di Maldini e Massara sembrava un giocatore arrivato. Ad oggi la situazione qual è? Cosa? Ho sentito ieri che qualcuno diceva che Furlani l'ha tranquillizzato, per questioni burocratiche bisognerà aspettare ancora qualche giorno, qualche settimana. Quindi è quello che so di Kamada. Mi risulta che il Milan lo voglia sempre, però Bea, dobbiamo parlare chiaro con i nostri amici. Mi risulta, penso, si dice, ha detto Di Marzio. Siamo fermi a queste 4 cose qua. Perché vedi che anche gli altri colleghi sono fermi a queste cose qua. Io mi auguro prima o poi che si riprendano i contatti concreti, in maniera tale che noi possiamo dire Marcus Thuram plausibile, Marcus Thuram no, Kamada fra 20 giorni, Kamada no. Ecco, perché a me piace lavorare così. Un po' più di certezze noi. No, perché sennò, esatto, perché poi chi ci segue è come il cavallo col fantino, si accorge subito se ha su un fantino vero o meno. E quindi, dato che a noi non piace, non mi è mai piaciuto, e io mi sono sempre sbilanciato perché potevo sbilanciarmi, adesso non mi diverto. Sì, dovrebbe, si dice, sì, qualcuno ha detto, cioè, è tutta un'ipotesi. È tutta un'ipotesi, quindi per dire, Marco, cioè le ho lette, a me piace avere le fonti dirette, le cose che leggo, va bene, diciamo che leggiamo. Oppure leggiamo dei nomi, mi dicono guarda che andiamo su quello. Su Nelson so che stanno lavorando, è l'unico che so che stanno lavorando e stanno cercando un accordo per quello che riguarda l'ingaggio. Il giocatore intorno ai 3-3-5, il Milan intorno ai 2-5-2-8, quindi c'è un po' di differenza. Sì. Però è l'unico che qualcosa di concreto so. Le altre cose anch'io leggo, dato che a noi non piace inventare, se no diciamo che abbiamo letto questi nomi. Speriamo nel prossimo futuro di essere più precisi, come piacerà a me e a te.
Ma Nelson è un giocatore che vedi in questo Milan che ti piace, con dei numeri importanti per diventare un titolare di questa squadra? Ma guarda, è un giocatore che ha giocato poche partite nell'Arsenal, ha già giocato nel Feyenoord, mi dicono un eccellente giocatore, rafforzerebbe la squadra, è un extracomunitario, quindi bisogna perché viene dall'Inghilterra, e quindi però è un buon giocatore. D'altra parte, Beatrice, da qualcuno dobbiamo partire. Sì. Perché allora Marcus Thuram è un buon giocatore, ma c'è il Paris Saint-Germain, questo è un buon giocatore, ma da qualcuno dobbiamo partire. Tra l'altro, a proposito, ti chiedono quanti giocatori ti aspetti a centrocampo, che ad oggi viene visto come il reparto, forse, anzi senza forse per l'infortunio di Isma Bennacer, un po' più in deficit. Sì, c'è da dire, Beatrice, che se tu parli in deficit di centrocampo parliamo dell'attaccante centrale. Sull'attacco, vabbè. Cioè, capisci? Il Milan di prima, ante 5 giugno, sarebbe andato su un attaccante o due, su 2 centrocampisti, una alla destra. Erano questi gli obiettivi. Saranno anche gli obiettivi degli attuali gestori di questa fase di mercato, però centrocampo Pobega, Bennacer lo teniamo più avanti, Pobega, Vranks lo ridanno indietro, Krunic, Tonali, e quindi ne servono altri 2 minimo, sì. Perché Kamada adesso perché sai, Kamada lo mettavamo lì, ma adesso che non c'è più Diaz. Più che altro ci scrivono anche da casa, Carlo, il centrocampista che sostituisce Bennacer costa. Sono un po' preoccupati di questo, cioè il centrocampista che sai che a settembre giocherà di fianco a Sandro Tonali, per quanto il E non deve essere, per cortesia, Krunic, che è un titolare a fare il regista, no. Ecco, abbiamo dimenticato Pobega, però anche. Sì. Pobega, Krunic, Tonali. Non sono 2 titolari, Pobega e Krunic. Sì, no, sì, Krunic poi titolare mi va bene, ma non titolare davanti alla difesa. E sembrava Tielemans, ma purtroppo questi dirigenti attuali che curano il mercato sono partiti da una settimana, da 10 giorni, quindi devono un po' rifare. Attenzione, però, attenzione. Siamo al 14 di giugno. No, perché se il mercato è un fallimento il 14 di giugno non è ancora. Aspettare. Perché allora il mercato del Napoli, il mercato della Juventus, il mercato dell'Inter, nessuno è partito, quindi sono tutti fallimenti. E non lo so, c'è sempre questo nervosismo. Vediamo, aspettiamo, stanno lavorando. Perlomeno vediamo dei nomi. Non le vedo nomi sull'Inter, non vedo nomi sulla Juventus, non vedo nomi sul Napoli, non vedo nomi sulla Roma, che infatti però ha preso già 2 giocatori, non vedo nomi sulla Lazio, e quindi il campionato è finito 8 giorni fa. Questa situazione che si è creata, sì, diciamo so, che lascia... Per me ci vorrebbe un colpo. Rende nervosi. Sì, infatti un acquisto almeno forse te la farebbe. Perché secondo te spendiamo cioè è sempre così. Ce n'è uno solo che forse non fanno, è Milinkovic-Savic. Lo so. Se prendessimo Milinkovic-Savic non fanno, ecco. Che però, parliamoci chiaro, sarebbe proprio perfetto. Sarebbe perfetto. Se c'è da spendere 40 milioni di euro. 35, dai. 35 milioni. Ingaggio. 35 milioni in ingaggio, andrei proprio su quello, perché sarebbe il 10, proprio il giocatore perfetto. Non so se hanno il mood, se hanno, diciamo, questo tipo di iniziative, oppure vanno su altri giocatori. Anche perché, voglio dire, se lo vedi andare all'estero è un conto, se lo vedi andare a rafforzare una tua diretta concorrente, come ad esempio l'Inter, non voglio pensare, non tanto per il discorso che l'Inter diventa più forte, che poi è quello che più conta, ma quello che succede dietro il nostro schermo, se Milinkovic-Savic non hanno i soldi, hanno i debiti, poi prendono Milinkovic-Savic, facciamo uno scambio, tu vai a casa mia, io vengo qua, così cerchiamo di mascherare un po' le cose, non ci vengono dietro, però sarebbe una situazione, va bene, imbarazzante, difficile da gestire, diciamo sì. Sì, diciamo. Che cosa diciamo? Ma speriamo di no, cioè che vada al Manchester City.
Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento domani. Promettiamo che alle ore 19. abbiamo appena notizie, le diamo Eh volentieri. sì. Però diciamo che non dipende solo da noi. ci stiamo lavorando, però non è sempre facile. Però piuttosto di dire delle sciocchezze o inventare dei nomi, qui siamo un pelle rossonera. Filo rossonero. Filo rossonero molto serio. Arrivederci a tutti.